Non ho mai pranzato con due persone nude. Potrebbe essere eccitante. Bentornati in soffitta. In questa nuova puntata del podcast dedicato alle bellissime della commedia italiana degli anni '80, oggi voglio raccontarvi il ritratto di una ragazza bellissima, una ragazza fragile, vittima del suo destino, una storia triste, una storia fatta di luci e ombre. Sto parlando di Lilli Carati. Fare 4 chiacchiere con voi, mettermi a vostra disposizione per farvi penetrare a fondo la materia. Così, tanto per conoscerci meglio. Iscriviti subito alla Soffitta di Pippo per non perderti nessun episodio. Celebriamo un'epoca di libertà, bellezza e dive indimenticabili. Ne vedremo delle belle, anzi di bellissime. Attiva la campanella e partiamo. È una storia, come dicevo, di luci e ombre, quella di Lilli Carati, un chiaroscuro endemico, tanto umano da finire in pezzi. Bella, di un fascino indefinibile, esaltante, quasi d'annunziano nell'espressione del suo essere. Ileana, così si chiamava, cuce i fili di una trama già smagliata, disfatta dallo showbiz vorace e tossico. Si fa fatica a non chiamarla Lilli, eppure dal nome che parte quel processo di scomposizione, costretto sui binari della malizia interpretativa, tanto efficace quanto crudele nel suo obiettivo a breve termine. Sta guardando i miei pantaloni? Mamma dice che mi stanno bene. Mi chiamo Ileana, dice, ma sono sempre Lilli per tutti. Il cognome d'arte me l'ha dato il produttore, quello originale sembrava troppo lombardo. E io sono Simona. Che fai, Simone? Studio. E tu? Guido? Vieni, ti do un passaggio. Ileana Caravati, nata a Varese nel 1956, diviene Lilli Carati per suggestione commerciale. Rinuncia all'identità e ai sogni in nome di un successo sfrontato, confezionato, finanche a uso e consumo di uno sguardo maschio, solleticato dall'accoppiamento tra fanciullezza e oscenità, tra il soprannome di bambina e un cognome imposto, misurato sulla perfezione di un corpo quotato a peso d'oro. La gente voleva solo il mio corpo, se ne fregava della sensibilità e dell'intelligenza, tutti mi volevano vedere, ma io non amavo apparire. Vittima, più che artefice del suo destino, fin da ragazzina aveva trovato posto nel mondo della moda, frequentando una scuola di indossatrici, fino a quando, a 19 anni, finisce seconda a Miss Italia. Siamo nel 1974 e il produttore Franco Cristaldi, seduto tra i giurati del concorso per la più bella d'Italia, subito la chiama per farle interpretare una piccola parte in Di che segno sei del 1975 di Sergio Corbucci. Lei è una delle ballerine vestite di verde nell'episodio dei Segni d'aria con la Melato e Celentano. Nel 1976 è già protagonista di una commedia sexy con Alvaro Vitali, la professoressa di scienze naturali di Michele Massimo Tarantini, a cui seguirà anche un film diretto dalla Vermeulen, La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia del 1977. Ma la vera consacrazione sexy arriva con le copertine di Playboy, Playman, Penthouse, Blitz e poi nel film apparentemente sarcastico del 78, Avere 20 anni, rivalutato negli anni 2000 da Quentin Tarantino, con queste due autostoppiste, la Carati e la Guida di cui abbiamo già parlato, che vivono tra comunità hippie, libertà sessuale e malintenzionati che dapprima appaiono come buffi affamati, ma poi finiscono per diventare terrificanti carnefici. In questo film sembra quasi scriversi il destino futuro della Carati, anima debole e ingenua, travolta da uno showbiz vorace, ma mai sazio di popolarità, da gettare nel tritacarne. Mentre se non lavoravo niente, era una cosa proprio un vegetale. Era da tempo che mi si chiedeva di fare dei film hard e li rifiutavo. Alla fine, sempre per avere un facile guadagno nel minor tempo possibile. Impossibile per la Carati passare inosservati.
Ecco allora il tempo di altri 2-3 titoli da commedia sexy, di film ne ha girati in tutto 24, la relazione con il regista Pasquale Festa Campanile che la dirige Nel corpo della ragazza, tratto da un libro di Gianni Brera e con il soggetto di Alberto Lattuada, dove interpreta una improvvisata prostituta e in quella mano dove ritrova Celentano e infine l'arrivo del soft pop. È nel trittico di Gio D'Amato che avviene la svolta senza ritorno, l'alcova 1985, il piacere sempre dell'85, voglia di guardare dell'86. Nel 1987 Una moglie molto infedele, con la regia di Giorgio Grand, sul cui set incontra e lavora con Rocco Siffredi. Sempre con Grand seguono Una ragazza molto viziosa, Una scatenata moglie insaziabile e Il vizio perfetto di mia moglie. Gli anni '80 per la Carati sono però anche gli anni in cui comincia a drogarsi con una facilità che nemmeno come bere un bicchiere d'acqua. Le mie vicende sono il risultato degli anni '70 di certi ambienti, aveva spiegato la Carati in un'intervista. La droga leggera era considerata un modo di essere e io ero debole. Passare all'eroina è stato facile, complice soprattutto un viaggio di Natale in Thailandia. Lì ti riempivano di roba. E ancora, in un'altra intervista, giravo i po' per avere i soldi e comprarmi la droga. Mi facevo di eroina, cocaina, tutto. Dopo 2 tentativi di suicidio e un arresto per detenzione di eroina, la Carati finisce per 3 anni in disintossicazione nella comunità Saman di Mauro Rostagno, periodo raccontato nel docufilm Lilli, una vita da eroina di Ronnie Dopolus. Magari il cinema le andava stretto, al pari di quel corpo evocante sesso fissato nel titolo di Festa Campanile, il corpo della ragazza, con la doppia S parlante, un sibilo impudico e indiscreto, come pettegolezzi cuciteli addosso. Da Corbucci ai poliziotteschi, Lilli scivola nel cliché, paga una scelta infelice, mentre il malessere fa pugni col cinismo del suo mondo. Male, poi la voce cominciava a girare nell'ambiente. Non mi piaceva come mi etichettavano, la bellona, la bomba sexy. Non provavo soddisfazione per un lavoro che non avevo scelto, ma dal quale, come imparai a mie spese, ero stata scelta. Il disagio interiore sfoga in un esaurimento nervoso, i psicofarmaci divengono un palliativo, i film interrotti, così la droga, un tunnel senza fine di coca e eroina. Nel documentario Lilli una vita da eroina, intimo e struggente, la Carati rivive la discesa e il successivo recupero. Una domanda sul dramma di Moana, e anche qui vi invito a guardare il video che trovate sul canale, vi lascio il link in descrizione. L'attrice risponde evocandogli uno specchio. Non l'ho mai conosciuta, ma da quanto ho letto mi sono convinta che anche lei, come me, fosse prigioniera di un ruolo intimamente rifiutato. Lo so, nessuno ti obbliga a fare film hardcore, se non ti va dici di no e te ne vai, ma prendiamo il mio caso. Avevo bisogno di soldi, tanti soldi, nella fase acuta della mia tossicodipendenza. I produttori di film normali non mi chiamavano più perché ero inaffidabile. L'unico sbocco erano le luci rosse. Ecco, chi pensa che è bello, che è tutto oro ciò che luccica, rifletta. Spesso le quinte nascondono grandi tragedie. La sua vita, segnata dal dramma della ribalta, fatta a pezzi come fotogrammi delle pellicole hard, montati e assemblati al pari di un puzzle, come si potesse giocare con l'esistenza delle persone, conosce una tregua nella comunità di Saman. Non è che una parentesi. In una delle sue ultime interviste raccontava il tumore e le rinunce compiute. Le fu chiesto: ha mai desiderato sposarsi? E le rispose: no, avevo una vita troppo complicata per pensare di imporla agli altri. E poi un messaggio, a oggi, tanto commovente. Voglio dire a chiunque lo legga, non bisogna mollare mai, e se ve lo raccomando io, che le ho provate tutte, potete crederci. Tornò ancora in televisione nel programma Stracult nel settembre del 2008, intervistata da Marco Giusti. Tra gli altri programmi televisivi a cui prese parte tra il 2008 e il 2009 ci sono La vita in diretta, Italia allo specchio e Crispy News. Nel 2011 sarebbe dovuta tornare su un set cinematografico dopo ben 24 anni, come protagonista del film thriller di Luigi Pastore, La fiaba di Dorian, ma le venne diagnosticato il tumore al cervello. Fu perciò costretta a rinunciare alla parte per sottoporsi a numerose operazioni chirurgiche, che parevano inizialmente aver sortito effetti positivi.
La malattia però ebbe infine il sopravvento e Lilli Carati morì in una struttura sanitaria di Besano il 21 ottobre 2014 all'età di 58 anni. Così Lilli Carati si è spenta a soli 58 anni, dopo una vita dolorosissima tra gli allori effimeri del cinema, dopo essere stata abbandonata da colleghi pigmaglioni e sfruttatori d'immagine. La freschezza e la bellezza di alcuni frammenti del film di Fernando Leo, Avere 20 anni, le rendono giustizia, forse mai ottenuta in vita. Sempre lei, in una delle ultime interviste, disse: «Il passato mi lascia indifferente».